Buonasera a tutti. Oggi presenteremo lo scrittore e autore di vari libri sullo sport, il dottor Rodolfo Lisi. Buonasera Rodolfo. Buonasera Simona, grazie dell'introduzione. Grazie a te per essere presente alla nostra nuova proposta di intervista. E cominciamo subito con la prima domanda, una domanda diretta, semplice. Vogliamo sapere se ti ricordi com'è nata l'idea del tuo primo libro, cioè cosa ti ha spinto a scrivere per la prima volta. Sì, grazie Simona per la domanda. Io stavo terminando gli studi all'Istituto Superiore di Educazione Fisica, a quei tempi c'era ancora l'ISEF, che era un istituto di 3 anni, che comunque era valido anche per l'insegnamento a suo tempo, e per la tesi, dal momento che amo il tennis, ho proposto al mio relatore una tesi sul tennis e voglio affrontare il problema della scoliosi. Perché? Perché io negli anni '80, quando stavo giocando a tennis, mi fu diagnosticata una scoliosi. E a quel tempo l'ortopedico mi disse assolutamente niente tennis, perché all'epoca gli sport asimmetrici come il tennis, la scherma e così via erano visti in maniera negativa, perché rafforzando una sola parte del corpo, molti specialisti, la maggior parte degli specialisti pensava che questo potesse peggiorare la scoliosi. E quindi mi negò la pratica del tennis. Io continuai a giocare nonostante il suo divieto e non successe nulla a quel tempo. E quindi volli praticamente in questa tesi cercare di conoscere qual era la situazione, lo stato dell'arte, e quindi proposi questa tesi mi ricordo ancora, il professor Cacchio, che adesso è un medico molto ricercato e famoso, che all'epoca insegnava ginnastica correttiva, di fare appunto questa tesi su tennis e scoliosi. E quindi, diciamo, alla fine proposi questa tesi e piacque molto che mi consigliarono di proporla per una pubblicazione, perché avevo comunque fatto una disamina su un argomento molto molto spinoso, ma al tempo stesso molto interessante. Quindi la proposi a vari editori, ovviamente ci furono molti che non mi risposero, alcuni che risposero ma che non piacque, e alla fine mi rispose un editore medico di Roma, una sigla molto importante, Lombardo Editore, il quale mi disse che se ci avessi lavorato sopra lo avrebbe pubblicato. Quindi tutto è nato, ecco, da questa. Poi io la prima stesura non fu accettata, la seconda poi mi ci misi a lavorare di gran lena e anche, diciamo la verità, con un po' più di impegno, e alla fine vide la luce un paio d'anni dopo. Quindi praticamente, ecco, questa è un po' la premessa. Quindi nacque da questa passione per il tennis, il primo libro, e anche da questo problemino che avevo alla schiena, per capire un po' qual era la vera situazione, anche per dare un aiuto un po' a tutti coloro che erano nella mia stessa situazione. Bene, bene, sì. Quindi per te questa prima pubblicazione di questa prima tesi è stata più una scoperta personale che diciamo, che un punto di arrivo, quindi raccontaci. Sì, diciamo che io non avevo proprio alcuna intenzione di iniziare una carriera da scrittore o comunque da scrittore scientifico, perché in tutta onestà questa era una tesi, sì, mi ci ero applicato con grande impegno e passione, però alla fine non avevo proprio nessun tipo di velleità, anche perché era una tesi universitaria, però avendo poi visto che c'era qualcosa di buono in questa tesi, i relatori appunto mi sollecitarono a presentarla, e poi il primo libro fu pubblicato, ebbe un po' un impatto di critica, questo dobbiamo dire. Le vendite non furono così importanti, anche perché era un libro molto scientifico, Sì. quindi si trovavano solo nelle librerie scientifiche. Poi era, diciamo, un libro dove io comunque non difendevo a spada tratta il tennis, cioè c'era una parte in cui io appunto dicevo che il tennis, se praticato in maniera con carichi elevati, in maniera poco consona al morfotipo del ragazzo, poteva dare problemi. Quindi dire
che uno sport come il tennis può essere una fonte di problemi, non è che sia sempre accettato e ben visto. Quindi, secondo me, le vendite così poco importanti sono da scrivere anche, secondo me, un po' a questa riluttanza Sì. diciamo, del pubblico, no? E poi è arrivato anche il periodo dei concorsi, quindi hai incominciato a partecipare a concorsi, hai vinto vari premi e ora sei arrivato anche a vincere svariati premi. Te ricordi il tuo primo concorso e cosa ti ha spinto a partecipare per la prima volta? Ma guarda, io ero un po' restio a partecipare ai concorsi perché non pensavo che potesse essere una vetrina così importante anche per la promozione. Quindi io ho iniziato a partecipare ai concorsi circa 3 anni, 2 anni e mezzo fa. E furono dei concorsi proprio sulla saggistica sportiva e ho iniziato a vincere alcuni premi, ma erano premi molto minori. Ricordo il primo premio un paio d'anni fa, un paio d'anni e mezzo fa a Milano. Perché? Perché il mio editore, il mio carissimo amico Alessandro Vizzino dell'epoca, Mhm. con cui ho pubblicato Il polso del tennista, Tutto tennis e così via, mi disse: Rodolfo, cerca di partecipare a qualche premio perché può essere una possibilità in più per far conoscere le tue opere. Sai, quando si vince c'è il comunicato stampa, ci sono le Sì, foto, ci sono comunque la notizia su Facebook, quindi effettivamente c'è un movimento intorno alla notizia, un movimento mediatico che potrebbe effettivamente aiutare anche coloro che non ne capiscono, comunque che non sanno che c'è un libro su quell'argomento, a trovarlo e quindi poi a mettere in moto le vendite, no? Tutto un ciclo certo. di conoscenza. E quindi ho iniziato a partecipare e ho avuto dei buoni, ottimi riscontri già dall'inizio. Io in 2 anni e mezzo ho vinto praticamente 8 premi alla carriera, che sono comunque già tanti, e ultimamente ho vinto alcuni importanti premi proprio nella saggistica sportiva, come il premio Mennea l'anno scorso, e il premio RESM quest'anno, che è un premio importante perché Ok. è un premio che viene dato da docenti universitari, da un valore accademico, no? E Sì. quindi diciamo che questo supera un po' quello che è il premio tradizionale. E poi forse quel premio più importante perché a livello diciamo, di risonanza mediatica è molto importante, è il premio CONI, il secondo posto al premio Sì. CONI, dove ci sarà appunto la cerimonia il 1° dicembre al Salone d'Onore del CONI, con un mio libro sul piede, scritto insieme ai colleghi Avagnina e Giuffrida, e quindi diciamo che sto ottenendo molti. E poi ho vinto 2 premi, questo non l'ho mai sottolineato abbastanza, ho vinto 2 premi di divulgazione scientifica indetti da una casa editrice molto, secondo me, molto importante, nonostante abbia pochi anni di vita, che si chiama la Kerit. La Kerit fa ogni anno, Reggio Calabria, Ah, sì. un premio di divulgazione scientifica. Bello. E davvero io ho vinto 2 anni di seguito, quindi l'anno scorso e quest'anno, sempre con dei libri sul tennis. Sì. Poi ho vinto anche il premio di letteratura, quello di Napoli, dell'ICI, l'Istituto Italiano di Cultura di Napoli, che ha una grande tradizione, anche lì con un saggio sportivo sul tennis. E la cosa che voglio dire perché è importante, perché i miei libri, essendo di saggistica sportiva, concorrono in una categoria molto affollata, cioè è una categoria di saggi. Quindi tu Sì. praticamente quando ti iscrivi con il tuo libro sullo sport, comunque competi con libri di saggistica, quindi puoi competere con un saggio filosofico, Sì, infatti. un saggio ad esempio storico, un saggio letterario, quindi vincere o comunque arrivare nei primi posti in queste sezioni saggistica con un libro sullo sport che è sempre visto in maniera, no, un po' così superficiale in Italia soprattutto, lo Sì. sport è sempre visto come un qualcosa soprattutto a livello letterario, no? Un qualcosa diciamo di poco importante, vuol dire che quel libro ha ispirato emozioni, comunque ha dato una prova di un suo valore.
Sì, infatti parlavamo di premi, quindi hai ricevuto veramente molti premi importanti, sia in Italia che anche all'estero. Quindi oggi si può dire che sei uno scrittore anche internazionale. E cosa rappresentano per te questi riconoscimenti? Ma questa è una bella domanda, Simona, perché effettivamente io all'inizio, ti dico la verità, con la scrittura non è che ho avuto tanti riscontri, nel senso che nonostante questi miei 18 libri, sì, ero conosciuto dagli addetti ai lavori perché, sai, nell'ambito del tennis gira la voce, la gente quindi compra i libri, si informa, si aggiorna, quindi diciamo nel mio settore ero abbastanza conosciuto. Però ecco, a livello proprio di scrittore scientifico serviva qualcosa che poteva far arrivare a più fonti questo mio percorso. E quindi io credo che i premi sono, secondo me, un veicolo importante perché alla fine tu con i concorsi riesci a farti conoscere, riesci a conoscere anche molta gente, molte persone del settore, poi ci si scambia notizie, ci si Sì, scambia anche recapiti, che ne so, opinioni anche, sì. si intrattiene molte conoscenze. Quindi, sai, alla fine il premio è anche un momento di convivialità, no? Di condivisione, e quindi e poi fai girare il tuo libro, le tue opere, che secondo me vivono anche di questo, no? Di promozione, di conoscenza, di passaparola, e quindi. E poi a livello internazionale io vorrei iniziare appunto un percorso un po' più importante, infatti con la casa editrice La Versiliana stiamo iniziando un percorso di traduzione di alcune mie opere. Inizieremo con una mia opera che è stata presentata al Salone del Libro di Torino in Sì. spagnolo e quindi che vedrà la luce, credo, spero, entro la fine di dicembre, perché ci devo lavorare ancora anch'io su alcune parti, però ecco, volevo iniziare anche a farmi conoscere un po' da una platea un po' più internazionale, perché possono essere degli argomenti interessanti anche per altri. I premi mi hanno aiutato moltissimo, sì, questo sì. Ecco, quindi ritornando anche ai premi e agli autori, ci sono tanti autori indipendenti che ci seguono e spesso si sentono a volte veramente soli e scoraggiati. Se tu potessi dire loro una cosa, cioè dare un consiglio, quale consiglio sarebbe? Secondo me il primo a doverci credere è l'autore, perché comunque se tu hai lavorato bene, se tu hai fatto un bel lavoro, alla fine sicuramente ti arriverà il successo, ma anche la conoscenza. E poi affidarsi a persone comunque che ti sostengono. Io adesso non vorrei fare pubblicità, ma con la Versiliana, ad esempio, mi sono trovato benissimo perché è un ambiente in cui ci si rivede non solo come professionalità, ma anche come amici, e quindi c'è un supporto quasi quotidiano che ti aiuta anche a sostenerti in quei momenti un po' in cui hai qualche dubbio, in cui hai qualche perplessità, in cui ti senti un po' sottotono e così via. Quindi bisogna trovare soprattutto una realtà editoriale che ti segue e che ti sostiene. Poi io credo che all'inizio il fatto di dover anche essere indipendenti o pagare per pubblicare, secondo me non è uno scandalo, nel senso che è ovvio Sì, che se tu all'inizio non sei conosciuto o comunque sì, sei uno che scrive anche poesie, soprattutto le poesie, anche se sei comunque una persona che ne scrive tanto, è una platea molto difficile. Quindi io credo che è normale, perché comunque l'editoria in italiano non è così in forma florida, quindi secondo me è anche giusto che ci sia un minimo di partecipazione in questo caso, anche economica, perché comunque la casa editrice, se è piccola, deve comunque vivere, deve supportare numerosi progetti, quindi io credo che la cosa più importante è credere in se stessi, avere una realtà sì. editoriale che ti sostiene e che fa, diciamo, delle promozioni anche come le interviste, come, diciamo, il blog, come il sito, perché vuol dire che si sta lavorando bene, ecco. Quindi, Quindi quindi queste sono le scrivere, cose, sì, secondo me, più importanti. Credere soprattutto in se stessi, perché io credo che se tu crederci, scrivi una sì. cosa e non ci credi per primo tu, alla fine, secondo me, non è che va proprio avanti. Quindi deve essere qualcosa in cui tu credi fermamente e poi, come ho detto, supportarti dalle realtà editoriali che hanno
anche non sono solamente un rapporto professionale basato sul rapporto professionale, ma anche basate su un rapporto di amicizia, di stima e così via. Quindi crederci sempre, quindi andare avanti con costanza, con perseveranza. Questi sono i tuoi consigli che anche che tutti diamo, insomma, per riuscire ad affrontare anche questo mondo diciamo, degli scrittori emergenti. Ma soprattutto, ecco, se si crede in una cosa, comunque di lavorarci, di studiarci sopra, nel senso che non tutto viene dall'alto, quindi qualsiasi cosa, anche se si ha una predisposizione, un talento, no, nella scrittura, io penso anche alla stessa poesia, no? Certo, ci sono persone che partono già avvantaggiate perché hanno una sensibilità poetica spiccata e quindi riescono a mettere su carta dei versi molto molto belli. Ma anche in quel senso, secondo me, è importante lo studio, cioè la capacità di esprimersi in versi non basta, bisogna comunque applicarsi, studiare, nel senso che anche la stessa letteratura poetica del Novecento, dell'Ottocento, comunque tutto ciò che è stata la poesia di un tempo aiuta anche noi stessi a fare delle opere egregie. Quindi il talento è importante, però c'è bisogno anche di tanto studio. E poi soprattutto nella letteratura diversa, quella scientifica, secondo me lì c'è proprio bisogno di essere sempre al pari con la letteratura, perché ogni giorno escono articoli nuovi, ogni giorno escono libri nuovi, su quell'argomento si scrive tanto, spesso, quindi uno deve essere sempre pronto a raccogliere la novità, a raccogliere, ecco, gli interventi più importanti, per poi fare anche un libro che sia comunque fruibile da tutti, no? Quindi delle capacità da sola non basta, quindi studio, perseveranza, costanza, resilienza, io direi anche superare, affrontare anche quegli intoppi che si trovano, no? Perché poi in un percorso di scrittura ognuno può avere dei momenti di buio, di pausa, quindi la resilienza in questo senso è importante. Bisogna credersi in se stessi e soprattutto, lo ripeto, essere supportati da una realtà editoriale che non ti abbandona, che ti sta vicino, ecco, con tante iniziative e quindi queste sono secondo me le cose da tener conto. Ritornando agli scrittori emergenti, parlando insomma della pubblicazione, tanti scrittori ci scrivono che non sanno come impaginare un libro, come prepararlo, anche per inviarlo ai vari concorsi letterari. Rodolfo, come prova a darci una scaletta, partendo dall'idea di come nasce un libro, delle difficoltà quindi iniziali sulla scrittura, la ricerca anche dell'editore e sulla pubblicazione. Sì, Simona, questa è una domanda interessante perché io ho dovuto affrontare questi problemi all'inizio della mia attività, perché quando mandai i miei manoscritti ai vari editori, ovviamente io avevo veramente zero esperienza in questo senso e ricordo che alcuni editori mi scrissero che andava rivista proprio la proposta, perché la proposta di un manoscritto va fatta in una maniera ordinata, cioè nel senso che va utilizzato un font classico, un Times New Roman 12 ad esempio, un'interlinea sempre uguale, un'impaginazione giustificata. Poi per quanto riguarda soprattutto le materie scientifiche, la bibliografia deve essere fatta in un determinato modo, non deve essere fatta, ecco, spesso in ordine alfabetico, deve essere fatta con dei parametri precisi e quindi per quanto riguarda la produzione scientifica ci sono alcuni parametri da tenere sotto controllo, ma soprattutto loro chiedono un ordine, nel senso che anche la proposta, quando è ordinata, quando è una proposta leggibile, chiara, già di per sé, secondo me, è un primo successo, cioè già di per sé supera il primo step. Quindi presentazione dell'autore, sinossi, manoscritto quando è cartaceo, perché io ricordo che nel 2005, quando inviai i manoscritti, li feci tutto in cartaceo, mandai il cartaceo dentro una busta assieme a impaginata bene, le prime volte no, malissimo. Quando mi disse guardi, faccia qualcosa di un po' più ordinato,
feci proprio un bel manoscritto con il dorso in plastica, con la plastichetta sulla prima di copertina e il cartoncino sulla quarta. La inviai come se fosse quasi un libro spartano, e assieme ad una lettera di introduzione a quello che facevo e a quello che volevo, no? Quello che presentavo, la sinossi praticamente. E loro rispondevano via mail o via posta tradizionale. Poi ovviamente c'è anche la proposta di tramite email, no? Tramite email, che ormai è quella che va per la maggiore, cioè quella appunto di mandare via email un estratto. Alcuni editori chiedono un estratto dell'opera, quindi non chiedono tutta l'opera, solo quando l'estratto è di loro interesse ti chiedono l'opera completa. E anche in quel caso ovviamente deve essere tutto bello impaginato, almeno diciamo a livello ovviamente di base, loro non pretendono che tu fai l'impaginazione professionale, però un minimo di ordine, un minimo anche di, perché come si dice, l'occhio vuole la sua parte, no? Nel senso che se io editor vado a leggere un libro con un font strano, con un carattere 18, cioè la situazione diventa già viene escluso, quindi già l'editore... Sì, già, come si dice, è un documento di identità quasi falso, cioè nel senso che la proposta viene già affrontata in maniera con un po' di dubbio. Sì, può darsi che anche verrà anche scartato, quindi Verrà anche scartato, già, nonostante possa essere interessante, cioè ecco perché molto spesso la proposta deve essere ordinata, perché anche se può succedere appunto, come dice Simona, che la proposta è interessante, però dal punto di vista grafico tu la proponi in maniera confusionaria e allora perdi quella possibilità di farti conoscere. Però i tempi sono lunghi, cioè i grandi editori prendono anche 8, 6, 8, un anno per leggere, per darti la risposta. Quindi capisco che l'autore, se vuole proporlo a una casa editrice importante, perché poi se uno ha voglia di pubblicarlo, ci sono tanti, dopo 2 o 3 mesi danno la risposta. Però se vuoi mandarla ad un editore anche importante come Einaudi, Rizzoli, Mondadori, può passare anche un anno dalla risposta, che può essere anche negativa. Quindi tu in un anno che fai? Aspetti? Quindi c'è da capire cosa si vuole fare, cioè se è un'opera che a nostro avviso vale un'attesa di un anno, si manda. Se poi uno vuole vederlo pubblicato perché gli piace che vengano le sue poesie, vengono pubblicate presto perché deve fare un regalo alla fidanzata, oppure perché vuole che vengano subito prodotte, non aspetta. Ci sono anche tantissime belle case editrici che lavorano benissimo, che non sono famose come Mondadori, però che hanno la stessa, secondo me, anzi certe volte anche più alta capacità di rapportarsi col pubblico, perché sapete, quando le case editrici, ecco, io ho visto la Versiliana, questa empatia, le case editrici piccole non hanno forse la stessa capacità commerciale delle quelle grandi, ma hanno una maggiore capacità di rapportarsi, no? Questo è molto bello. Sì, è una cosa... Ecco, raccontaci proprio la tua esperienza con le piccole case editrici, cosa ne hai tratto da questo, cioè da questo rapporto, perché hai pubblicato più di 14 libri, quindi case editrici ne avrai provate proprio veramente di tutti i tipi, quindi dalle grandi alle meno grandi. Il primo libro allora era una piccola casa editrice, Lombardo, era una piccola casa editrice, però era molto famosa perché nel suo ambiente era molto serio, era un medico, poi era molto... e aveva una sua nicchia di scrittori importanti, addirittura uno era, che avevo pubblicato con Lombardo, era in corsa anche per il Nobel per la chimica, quindi praticamente lui pubblicava delle opere che valevano, non solo quelle opere che vendono, anche opere, soprattutto opere che valgono. E questo secondo me è importante, cioè l'editore deve anche un po' investire, rischiare su un autore se pensa che ha prodotto un'opera carina, un'opera che deve essere letta, deve essere conosciuta. Quindi io, il primo editore, nonostante la sua autorevolezza, era piccolo, però mi ha dato grandi soddisfazioni perché c'era un rapporto con l'editore molto bello, con sua figlia che era la direttrice editoriale, quindi tutto in famiglia, spesso queste realtà piccole,
però che ti danno, ecco, un appoggio, un consiglio spesso, ti correggono le cose, ti danno anche dei consigli. Quindi io con le piccole case editrici mi sono trovato sempre bene. Eh, io l'anno scorso ho pubblicato con Timeo, che è una bella casa editrice Sì. medica. Ecco, quello per me è già il libro che è arrivato secondo al premio CONI, per esempio. Perché quello, per esempio, è uno dei top delle case editrici per il mio settore. Ecco, sì, poi il settore sì, poi varia anche a settori, quindi che ne so, ci sarà la poesia, la parte del saggio. E Rodolfo, ritornando all'autopubblicazione, quindi parliamo un po' sul tema dello scrittore emergente, dello scrittore che si vuole autopubblicare. Vediamo insieme a te le fasi e i consigli anche naturalmente di questo tema. Sì, Simona, questo è un aspetto molto particolare, sento anche molti colleghi che ne parlano spesso. Allora, io credo che un autore alle prime armi deve capire cosa vuole fare. Allora, se lui crede nel suo lavoro, se lui pensa, anche da fonti esterne, anche da terzi, io penso ad Sì, esempio a un libretto di poesie fatto leggere ad una persona, che so, un critico o a più persone, e se queste persone, soprattutto se sono del settore, e se gli dicono che il libro vale perché sono delle poesie comunque che hanno la loro forza, secondo me vale la pena proporre ad una casa editrice. Ce ne sono tante di poesie, anche piccole, che fanno bene il proprio lavoro. Se poi, ecco, è una produzione che non ambisce a non ha delle verità così importanti, l'autopubblicazione potrebbe essere un'alternativa. Ci sono autopubblicazioni che poi sono diventate dei bestseller in America, ad esempio, perché ci sono delle autopubblicazioni che hanno girato molto, poi l'editore ha captato la possibilità di mettere sotto contratto quell'autore. Io, in tutta onestà, l'autopubblicazione non la se non è vagliata da una redazione, soprattutto a livello scientifico. Cioè, a livello scientifico, ad esempio, se tu ti autopubblichi un libro scientifico, ecco lì io potrei avere qualche dubbio, perché sai, soprattutto sì, se sei un autore semisconosciuto, pubblicare un libro scientifico potrebbe dare adito anche a fraintendimenti. Tra l'altro, a livello di concorsi, un libro autoprodotto, soprattutto nel mio settore, non ha validità, nel senso che ci sono alcuni concorsi dove le autopubblicazioni scientifiche non hanno validità, e quelli invece con gli ISBN, ad esempio, già hanno una loro identità un po' più così scientifica, sì. ma anche in quel caso addirittura bisogna comunque che ci sia dietro, vabbè, ma questo è a livello concorsuale che può interessare o meno. E per quanto riguarda invece le autopubblicazioni, ovviamente le rendite sono spesso molto più elevate rispetto ad una pubblicazione con una casa editrice classica, perché le autopubblicazioni, ecco, gli impegni economici sono spesso pochi, poi gli introiti, cioè le entrate, sono quasi tutte dell'autore, ecco, ed una parte va ecco, che possa essere la pubblicazione di Amazon o di qualche altra. Quindi, Ecco, diciamo, dal sì. punto di vista delle vendite, è ovvio che l'autopubblicazione, se fatta con una promozione capillare, porta maggiori entrate. Poi ecco, l'autopubblicazione, se deve essere fatta in maniera, ecco, seria, con una struttura sotto che ti fa un lavoro di preparazione intelligente, di preparazione seria, da un impaginatore professionale, perché spesso, ecco, noi ci improvvisiamo impaginatori anche Ecco, questo sì. Ecco, questo tocchi anche un punto, infatti, quando tramite dici la ci classe. improvvisiamo impaginatori, ecco, ci sono delle regole quindi da seguire e se vuoi anche esprimerle, insomma, se delle fasi essenziali Sì, io per non sono, impaginare ecco, bene. l'autore secondo me non deve fare pure l'impaginatore, cioè io ho sempre pensato, ecco, quando scrivo i miei libri, di poi sottoporli all'editore, piccolo, grande che sia, e poi sarà lui a fare tutto, no? La gabbia, l'impaginazione, perché ecco, l'autore non è anche un impaginatore, cioè poi ci sono quegli autori che impaginano da soli, però ecco, io mi affido Sì, sempre a qualcuno di esterno, però perché mi fido di chi ha la capacità in quel settore di fare quella determinata cosa. Quindi
io mi affido sempre a persone che sanno il loro lavoro, sanno fare il proprio lavoro. Poi ecco, ci sono delle realtà che hanno dietro degli impaginatori con una grande esperienza, quindi io credo che anche quello dell'impaginazione è un mondo da tenere conto. Molto Sì, spesso vediamo sì, anche su Amazon dei libri impaginati così, senza un minimo di, diciamo, di fluidità anche stilistica o grafica, e quindi questo, come detto anche per la presentazione dei libri dal punto di vista grafico, ti mette già sì, in una posizione di dubbio o almeno di incertezza nell'acquistare o meno. Quindi secondo me anche l'impaginazione deve essere fatta in maniera professionale. Poi è ovvio che sì, se uno vuole pubblicarlo a sue spese, pubblica a sue spese, senza ecco, aspettare anche la risposta dell'editore, che può essere più o meno grande, che può anche può volerci anche qualche mese, no? Poi, e quindi, però secondo me anche la stessa immaginazione deve essere comunque affidata ad una persona, ad un qualcuno sì, che sappia come fare. E anche la stessa promozione, i canali promozionali, bisogna affidarsi a persone che comunque sanno dove cercare di massimizzare le vendite, le conoscenze, e quindi tutto un mondo, secondo me, dell'editoria dove non si può, ecco, sì, non si può fare lasciare così, nulla al caso, nulla quindi a caso, bisogna, ecco, sì, infatti. bisogna essere precisi, perché a volte sì, come piccole case editrici, a volte arrivano anche dei libri anche a concorso impaginati male, a volte ci sono veramente dei giurati proprio che valutano anche la parte grafica, anche soprattutto dei libri editi. Quando in un concorso arrivano libri editi, ci sono proprio degli addetti in alcuni concorsi che valutano proprio l'impaginazione, la copertina, la stesura, quindi sono Sì, proprio dei professionisti. E quindi anche quello, come dici tu, è importante inviare un oggetto se si vuole sì, partecipare a un concorso e seguire diciamo, la sua carriera come hai fatto tu, cioè seguire anche veramente delle regole, sì, veramente sì, seguirle, anche perché io ho fatto parte di una giuria di un premio letterario l'anno scorso e mi sono capitate effettivamente eh, delle opere spesso impaginate male, fatte con delle... lì per esempio il voto è, perché poi dai un voto che poi si somma a quello degli altri giurati, spesso il voto è anche un po' condizionato da quello, mi dispiace perché spesso ci sono delle opere veramente fatte bene, però sì, sembra quasi che tu hai mandato quell'opera così, tanto per è mandarla, no? vero, E sì, quindi tu sì, è vero. già di per sé praticamente ti poni con questo premio quasi in maniera anche, non dico superficiale, però non lo so, e quindi questo ti lascia un po' basito, perché vuol dire che tu non ci credi in quel premio, dici vabbè, tanto Non gli dai tanta importanza, quindi è invece quello. vuol dire che forse non credi nemmeno in quel premio, Sì, oppure non credi in te infatti. stesso, ecco, sono comunque tutte situazioni che ti portano comunque ad avere poi dei feedback negativi. Quindi secondo me, io poi ho messo dei voti, ecco, spesso condizionati anche perché poi, ecco, da parte del giurato può essere anche un modo, come se tu stessi sottovalutando l'importanza del giurato, l'importanza della Sì, giuria, tanto io l'opera l'ho fatta, adesso te la mando così com'è, a me che mi interessa. E questo pone anche gli stessi giurati in una condizione anche di, sai, cominciano anche a dare delle valutazioni preventive negative, perché tu sì, sì, comunque, perché io invece credo che quando partecipi ad un premio devi comunque inviarlo con una certa anche, come posso dirti, pulizia grafica, con una certa anche, sì, perché poi ovviamente poi sì, uno è fa come gli vero. piace, quindi, quindi secondo me, ecco, invece per quanto riguarda appunto qualche consiglio per chi volesse Sì, appunto infatti, dici, dacci qualche consiglio, dai un consiglio veramente globale, diciamo, su come andare avanti in sì. questo mondo Ma dell'autopubblicazione. io sono molto, a me piace molto Google perché hai molte possibilità di valutare le recensioni. Io per esempio, quando pubblicai un mio libro e andò male perché la casa editrice poi si rivelò abbastanza... io lessi dopo delle recensioni degli utenti che si appunto discutevano su un forum di scrittori, di editori, dove appunto davano la loro impressione su quella casa editrice e in effetti erano tutte recensioni negative. Quindi se io avessi letto prima quelle recensioni, Ecco,
forse mi sarei fatto un'idea molto più ampia, Ecco. no? Quindi questo è anche un consiglio, cioè riuscire anche un Quindi po' vediamo sul web che a cosa ne fare. parla, ecco, di quella casa editrice, Sì, come si è sì, trovato l'autore, come si è trovato, perché poi spesso queste case editrici scompaiono. Io ad esempio ho un amico che sì, ha infatti. pubblicato con una casa editrice qualche anno fa, è scomparso, lui questo, sì, questo ragazzo è scomparso e quindi lui ha questi libri praticamente, nonostante eh, i miei continui Ecco, questa è anche un'esperienza negativa no, lui ha voluto che no, però lui mi ha ecco, detto, vabbè, lui me lo pubblica domani. Ho detto sì, vabbè, l'impaginazione l'ho fatta io. Ho detto io come l'hai fatta tu? Sì, l'ho fatta io. E mia figlia. Cioè, io però già conoscevo la casa editrice. E gli ho detto, guarda, aspetta, non avere fretta, aspetta, ti consiglio io qualcuno, anche di piccolo. Ho detto, no, no, no. E adesso si è trovato male perché questa quindi anche da questa persona... esperienza negativa, quindi anche un consiglio in più, cioè valutare Sì, bene, e poi vedere qualche anche amico, recensioni. ma Sì, soprattutto chiedere a qualche amico che ha già pubblicato, per esempio, noi abbiamo tante persone, amici, anche vicini, anche colleghi, no? Che hanno già dato vita, ecco, se noi siamo al primo libro e vogliamo avere un consiglio, possiamo anche rivolgerci a qualche amico, collega, ecco, che col ha già pubblicato, passaparola, no? quindi sì. Per avere un'idea. Come ti sei trovato con cioè, le edizioni B? Le edizioni A invece sì, poi lui ovviamente avendo già pubblicato conosce meglio il panorama editoriale e può darti dei consigli in Bene, tal senso. Quindi io credo quindi anche questo. internet, anche se ho dei dubbi in generale sulle modalità di internet, secondo me ti dà qualche spunto per capire. Cioè lì ci sono proprio dei forum su come funziona, come vengono, anche e soprattutto come vengono Sì, quindi stampati le valutare cose. anche le varie recensioni, fare anche una piccola ricerca, quindi sempre Sì, servirsi di internet, però poi anche col passaparola, con le amicizie, con i colleghi, anche nel tuo caso, perché essendo sì, dottori e sì, perfezionisti quindi in un settore specifico, quindi avete già una carriera, avete anche già i vostri canali, sì, sì. quindi bene, bene. Però, ad esempio, ecco, io credo che anche se un autore, il primo libro non dovesse andare bene, proprio perché questo è un mare magnum di case editrici, sai, alla fine uno può anche sbagliare, fare un errore, però non deve mai arrendersi perché tutti abbiamo sbagliato come case editrici. Io anche ho fatto, ecco, il quinto libro, è stato quasi un crollo perché era un bel libro, purtroppo mi sono affidato ad una casa editrice poco seria, l'ho saputo dopo, e nel lontano 2000, adesso siamo nel 2015, ecco. Vabbè, comunque, Ecco, quindi però anch'io ho avuto dei problemi, cioè anch'io io non sono scevro da errori, quindi diciamo che il fatto che poi possa andare male non è un motivo per allontanarsi dalla scrittura, sì, no, perché infatti. deve essere ecco, una ricerca continua, poi alla fine sicuramente troverà la casa editrice più consona. Certo, io dico sempre di non avere fretta. Io all'inizio ero un po' come alcuni colleghi che vogliono pubblicare all'ESO. Dico, non avete fretta, vedete un po' tante case editrici, leggete bene il contratto, ci sono delle postille spesso, ci sono delle piccole scritte che non si leggono, vedete quante copie stampano, vedete qual è diciamo, le royalties, quali sono appunto le percentuali, quanto ti chiedono, quindi Ecco, e poi decidere, insomma. decidere ecco, con Sì, calma, perché bene. poi la Ecco. fretta, come si dice, non ha mai portato nulla di buono, soprattutto in questo settore. Bene, quindi questa conversazione è servita anche grazie alle tue esperienze, quindi anche negative, come abbiamo potuto capire, quindi ti danno una marcia in più, ti hanno dato anche una marcia in più per continuare e anche per poter dare consigli anche a chi ha le prime armi. E quindi noi a questo punto salutiamo il dottor Lisi Sì, e ti ringraziamo quindi per questa bellissima excursus, questa bellissima intervista dove con i suoi consigli, sperando anche che qualcuno ci possa contattare, possa anche contattarti per altri consigli o anche per la lettura del tuo libro e dei prossimi libri che pubblicherai. E la prossima conversazione, quindi diamo anche già un accenno alla prossima conversazione che sarà con il dottor Michele Perniola
tra l'altro anche un collega di Rodolfo Lisi, e andremo avanti quindi con questa tappa, come seguendo questo iter di interviste online dedicate agli autori, e quindi noi ti ringraziamo, grazie Grazie, veramente di essere stato con noi e vi salutiamo. grazie a te Simona, grazie.